Ciao, sono Caruso. Oggi parliamo di controllo e programmazione. Seguimi fino in fondo perché ti spiegherò delle cose molto importanti. Iniziamo subito. Allora, questi due argomenti mi piacciono moltissimo. Chiaramente io, lavorando da tantissimi anni nell'ambiente della crescita personale, mi imbatto moltissimo nel concetto di controllo e programmazione. Sì, però c'è da fare un po' di chiarezza perché chi non è del mestiere potrebbe avere un po' di confusione. Allora, facciamo dei passi indietro. Circa a metà maggio ho fatto un video dove parlavo del pensiero oggi per oggi, del pensiero qui ed ora e facevo delle distinzioni anche tra essere presenti ed essere invece distratti, quindi tra la presenza e la distrazione. Se non lo hai visto, ti consiglio di guardarlo, lo trovi comunque fra i miei video disponibili sul canale di Ipnosi Naturale su YouTube. In quella occasione un ragazzo che mi segue da un po', che si chiama Giorgio, mi ha scritto un commento molto interessante e vorrei leggertelo. Molto esplicativo. Mi chiedo dove stia il limite tra programmare la propria vita e la mania di controllo. Questa domanda è una domanda molto interessante e appunto mi ero ripromesso di fare un video al riguardo. È importante cominciare a dividere queste due grandi aree della nostra vita, cioè la sensazione che vorremmo essere sempre sotto controllo e invece il senso della programmazione. Allora, innanzitutto, facciamo chiarezza, il controllo è sempre nel passato. Il controllo lo puoi esercitare nel momento in cui qualcosa è accaduto. Allora, nel momento in cui accade qualcosa, ok, adesso fammi controllare. Si parla sempre di una sorta di reazione. Prima c'è uno stimolo, poi io fermo tutto e dico, ok, fammi controllare se ho fatto bene oppure no. Perché non puoi controllare qualcosa che non è ancora accaduto. E qui chiaramente entriamo nel grande mondo della programmazione. Infatti, mentre il controllo, ti ho detto, è nel passato, la programmazione è sempre rivolta al futuro e quindi assume un aspetto completamente diverso rispetto al mi fermo e esercito un controllo su quella roba là, perché è il futuro, non lo puoi controllare. Ma allora, perché si programma? Ci arriviamo con calma. L'altra cosa che voglio dire è che siccome il controllo è nel passato, vediamo anche questa forma, no, di esercizio che noi facciamo su questa realtà duale che è statica. Cioè noi possiamo controllare un qualcosa che è statico, non che è dinamico, perché per appunto la... orca miseria, ho parlato troppo velocemente. Come si chiama? Ce l'ho sulla punta della lingua. L'indeterminazione di Heisenberg, ecco qua. Noi possiamo sapere una particella dov'è, ma non possiamo conoscerne la sua velocità. E se conosciamo la sua velocità, non possiamo determinare dove è in quell'istante. Ecco, la stessa cosa avviene con il controllo. Se non blocchi quella roba che stai controllando, non la puoi praticamente controllare. Va bene? Poi facciamo un esercizietto sul controllo oggi perché è importante che capiate delle cose fondamentali, cioè che stanno alla base anche della crescita personale e del nostro funzionamento in questa vita. Allora abbiamo detto il controllo sta nel passato, il controllo è statico. La programmazione invece è no, la programmazione è nel futuro e quindi è tutto dinamico, tutto può accadere. Dobbiamo cominciare a diventare resilienti, cioè avere la capacità di muoverci a seconda di come vanno le circostanze, però attraverso la programmazione noi possiamo determinare che cosa? Una direzione. Le persone che non hanno una direzione, che non si svegliano la mattina dicendo devo fare questo e quest'altro, voglio fare questa cosa nella mia vita, ho un sogno nel cassetto, lo voglio realizzare,
e piano piano entrano in una routine che li annoia, li deprime, insomma, non sono più contenti, non sono entusiasti, tutto quanto sembra un colore unico, un colore un po' sbiadito, mentre le persone che programmano vogliono raggiungere un obiettivo e hanno tutti i colori accesi, devono stare attenti a come muoversi, conoscono bene la direzione, ma sono resilienti, sanno cambiare direzione per andare comunque verso lo stesso obiettivo. Quindi certe volte, per fare un esempio base, quando devi andare in una città che ti piace tanto e vuoi visitare, se poi ti accorgi che l'autostrada è chiusa in quel momento, esci fuori, prendi un'altra strada, quindi sei capace di muoverti, sei dinamico comunque per arrivare sempre in quella città. E se con la macchina non ci puoi andare, allora ci vai col treno, e se non ci puoi andare col treno, allora ci vai con l'autobus e via discorrendo. Programmare serve a questo, a comprendere quali risorse mettiamo in movimento, molto diverso dal concetto di controllo, perché nel controllo noi non gestiamo, la gestione è dinamica, il controllo è statico. Lo vediamo anche attraverso l'uso comune di queste parole. Per esempio, il controllore è colui che è stabile lì e controlla che le cose siano fatte, participio passato, bene. Mentre il gestore, nei tempi d'oggi si chiama manager, ok? Chi è colui che è manager? È colui che gestisce, ma non puoi gestire stando fermo, devi gestire in movimento. Quindi di solito il manager è uno che si occupa molto anche delle relazioni, perché le relazioni, vi ricordo, sono sempre dinamiche, anche lì c'è una grossa programmazione, no? Nel diventare, nel divenire qualcuno e nell'incontrare qualcun altro per potersi scambiare delle opinioni, dei favori, dei piaceri, delle esperienze e via discorrendo. Allora, intanto che stiamo vedendo quanto il controllo e la programmazione sono diversi, vorrei anche un po' parlare di questa smania di controllo che in realtà non è mai raggiungibile. Ci sono diatribe incredibili sul fatto che esista o non esista il libero arbitrio, ma non voglio andare in quella direzione, anche se quando noi pensiamo al controllo in realtà strizziamo immediatamente l'occhio al libero arbitrio. La cosa che invece vi voglio far provare è questa. Io mentre parlo, no, voi cercate di capire, no, e di controllare la vostra mente in modo da sapere esattamente tra 5 minuti che cosa penserete. Va bene? Riuscite? Lo sapete tra 5 minuti che cosa penserete? Ecco, se siete persone decenti, abbastanza normali, direte no, non lo posso sapere cosa penso tra 5 minuti. Forse 5 minuti è un tempo troppo lungo. Facciamo così, facciamo 2 minuti. Fra 2 minuti siete in grado di sapere esattamente che cosa pensate? No? Facciamo fra un minuto? Facciamo tra 30 secondi. Facciamo fra 5 secondi. Vediamo, tra 5 secondi lo sapete che cosa penserete? Potete controllare davvero la vostra mente? Potete controllare i vostri pensieri, le vostre sensazioni, le vostre emozioni davvero? State cominciando ad accorgervi che questa cosa del controllo in realtà non esiste. In realtà. Poi nella nostra quotidianità duale è certo, sì, utilizziamo questo termine, no? Controllo che la penna funzioni prima di scrivere la mia firma, Però in realtà questa cosa è tutta dinamica, non è statica, non c'è un vero e proprio controllo. Quindi dobbiamo fare qualcosa e poi su quel qualcosa controllare. Se facciamo così, se gestiamo così la nostra vita, entriamo in un loop statico per cui ci costruiamo una gabbia intorno e non ne usciamo più. Le persone che hanno manie di controllo stanno malissimo, non riescono a godersi la propria vita, non riescono a lasciarla fluire, perché sono sempre costantemente attaccati, oddio che cosa succede, lo devo fermare, lo devo controllare. Sono tante le persone che cascano in questo insieme, cioè coloro che vogliono controllare, vogliono avere il controllo della propria vita, ma in realtà dovremmo rendere molto più dinamica la nostra vita. E come si fa a dinamizzare una vita? Attraverso la programmazione.
Lo so Caruso, però allora se tu dici che una vita si può programmare, in qualche modo tu vuoi controllare il futuro. No, 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 non voglio dire questo, anche perché alcune cose che si fanno sugli obiettivi ben formati, poi alla fine si è scoperto che non sono così efficaci. Ecco perché lavorare da soli attraverso una cosa che si è letta su Google e invece lavorare... Madonna, passano dei motorini che hanno delle marmitte rumorosissime. Lavorare con semplicemente una nozione di obiettivo ben formato e poi invece lavorare con un operatore professionista che sa come dinamizzare la tua vita, e beh, sono due lavori completamente diversi, infatti ottieni dei risultati completamente diversi. Ma la programmazione è alla base di una vita spesa, diciamo così, bene, spesa all'insegna di voler ottenere qualcosa. Chiaramente non saprai mai se quel qualcosa lo otterrai. Facciamo un esempio di nuovo base. Vuoi andare in quella famosa città che ti piace tanto. Tu programmi una serie di eventi dentro la tua mente. Per esempio, quando ci posso andare? Gestione delle risorse. Ci posso andare il martedì da quest'ora a quest'ora. Perfetto, con cosa ci voglio andare? E cominci a creare un programma dentro di te in modo che tu possa piano piano organizzare tutta una serie di azioni. Se poi a metà strada si blocca la macchina e tu non ci puoi andare più in quella città, beh, va bene, ma tu hai fatto di tutto per andarci. Senti che sei dinamico nei confronti della tua vita, perché le cose accadono, ok? Può darsi che magari a un certo punto uno ti telefona e ti dice: senti, so che dovevi andare in quella città, ma non ti piacerebbe di più stare un paio di giorni con me in barca, andiamo su quell'isola meravigliosa? Beh, tu dici: sai che c'è? Sì, forse cambio programma, ok? Il programma, il programmare non serve ad essere rigidi. Quella rigidità lì lasciatela alle persone che vogliono controllare. Sono di solito le persone che hanno tutte le nozioni, hanno sempre le risposte pronte e poi quando li interroghi sulla loro vita tutto casca a pezzi, tutto quanto traballa, perché le nozioni, appunto no azione, nozione, non ha dinamismo, non ha movimento. Sapete che si dice chi si ferma è perduto. Ogni cosa che ha a che fare con la vita si muove. Ciò che invece vai a controllare lo vuoi rendere statico, rendere fermo e quella roba lì ti rovina l'esistenza perché non ti permette di procedere. Allora facciamo un passo indietro e rivediamo un po' di cose che abbiamo imparato oggi. È la tua mente, dovresti poterla controllare, ma non sai quali pensieri ti passano per il cervello nemmeno 30 secondi prima nel futuro. Quindi attenzione a dire ma io voglio questo, questo e questo, controllo io la mia vita, perché non è così. Se ti chiedo di controllare il tuo cuore, se ti chiedo di controllare il tuo fegato, se ti chiedo di controllare la respirazione, potresti accorgerti che è complesso perché nel momento in cui la tua attenzione si sposta da una parte all'altra, perdi tutto il restante del tuo universo, della tua vita. Quindi non fate troppo affidamento al controllo, fate invece molto più affidamento a che cosa volete ottenere davvero nella vostra vita, qual è il vostro viaggio, a che cos'è che state cercando di realizzare. Allora, il controllo è statico, la programmazione no, la programmazione è dinamica e quindi siccome è dinamica ci sono degli imprevisti dentro. Ecco che i bravi programmatori vanno a comprendere anche quali possono essere gli eventuali imprevisti e hanno più di una strada, più di una risorsa. Ti ricordo che la programmazione ha a che fare con la gestione delle risorse, sia interne che esterne. I bravi programmatori hanno più di una risorsa. Quindi, tante volte l'ho detto nei video, se non sai come programmare un tuo percorso, fermati, davvero in quel caso fermati e chiamami o comunque chiama un professionista di riferimento perché potresti fare degli errori alla base del tuo percorso che non ti fanno arrivare dove vuoi arrivare. Un'altra cosa che abbiamo imparato è che le persone che cercano la nozione di controllare, di sapere tutto, poi alla fine si rendono conto, o ve ne potete rendere conto anche voi se avete
certi tipi di personaggi intorno, che le loro relazioni, la loro vita come dinamismo è bloccata. Infatti fanno sempre ed esclusivamente le stesse cose, sono sempre abitudinari e appena li sposti leggermente dalla zona di comfort vanno in completa confusione. Questo significa non saper vivere in maniera dinamica. Io non chiedo a nessuno di prendere e buttarsi dal paracadute o di fare delle cose assurde, ok? Però dobbiamo essere in grado tutti i giorni un po' di uscire dalla nostra zona di comfort per crescere, per fare delle esperienze nuove, arricchenti, perché poi dopo le possiamo riportare dentro la nostra zona di comfort e espanderla ancora di più fino al punto in cui ci sentiamo sereni e tranquilli in ogni circostanza, ricordandoci però che cosa vogliamo ottenere nella nostra vita. Se ancora non hai una direzione, ti consiglio di fare un po' di programmi, siediti e cerca di capire davvero che cosa vuoi ottenere fra un anno, fra 5 anni, fra 10 anni. Parlare con le persone che non sanno nemmeno quello che vogliono fare fra un anno non è tanto interessante, cioè mi hai fatto caso? È bello quando siamo a cena che ognuno di noi racconta il proprio sogno nel cassetto, che cosa vuole realizzare tra 5 anni, tra 10 anni, fra 20 anni, ok? E poi notare come queste persone passano attraverso degli sviluppi costanti, puntuali e ottengono dei risultati quasi quotidianamente. Questo lo si ottiene attraverso la programmazione. Quindi spero di aver risposto a Giorgio e anzi grazie a tutti voi che mi scrivete dei commenti o mi mandate dei messaggi che mi possano un po' ispirare per parlare ancora di più di questi temi, perché troppo spesso i video che vedo sono fatti proprio da nozioni, cioè vi dicono la scienza dimostra questo, è questo, questo e quest'altro e di solito no, cosa succede? Che i più sciocchini imparano a pappagallo quelle cose, ma invece è importante ragionarci sopra i concetti e non sopra le nozioni, perché le nozioni, oggi abbiamo imparato, sono soltanto cose ferme e noi vogliamo continuare ad essere in movimento. Bene, se avete delle domande, se avete dei commenti, scriveteli sotto e penso che insomma se sono commenti interessanti o delle domande interessanti come quella di Giorgio ci farò dei video in modo da rispondere non solo a voi ma anche a tutte quelle persone che magari non hanno avuto il coraggio di scrivere un commento perché si sentono un po' così o non hanno avuto il coraggio di fare una domanda. Ancora una volta, se non mi conoscete, mi chiamo Caruso Colzi, il mio sito internet è www.carusocolzi.com. Se mi volete contattare nel sito internet c'è scritto come fare e a me non resta altro che augurarvi una splendida serata. Ci vediamo presto. Ciao.